Bentrovati! Oggi ci soffermiamo a contemplare il trionfo della Sapienza, uno dei gioielli del Teatro Regio, ossia il sipario dipinto da Giovan Battista Borghesi per l'inaugurazione del teatro nel 1829. Committente e principale artefice del successo del pittore fu la duchessa Maria Luigia, che volle la costruzione del teatro. E il soggetto a carattere mitologico è un tributo proprio al suo buon governo. Il sipario, dipinto a tempera sulla grande tela 10,50 m di altezza per 14,50 m di larghezza, viene utilizzato ancora oggi come fondale per concerti o serate di gala ed è riuscito a sfuggire al deterioramento del tempo grazie all'intervento di diversi restauri e grazie anche alla scrupolosa cura del personale del teatro per evitare la formazione di pieghe o crepe sulla superficie pittorica. Il trionfo della Sapienza meravigliò ed emozionò da subito il pubblico che assistette all'inaugurazione del nuovo teatro ducale. Un'inaugurazione tanto attesa quanto movimentata per il dissenso verso l'opera Zaira, commissionata per l'occasione a Vincenzo Bellini. Siamo di fronte ad un capolavoro di grande respiro cromatico, compositivo e inventivo. L'impronta stilistica di Giovan Battista Borghesi, attivo protagonista del neoclassicismo, si riconosce nell'eleganza raffaellesca del disegno e nelle pennellate dense e veloci che riecheggiano il colore di Tiziano e la grazia di Correggio. L'artista rappresenta in chiave mitologica un'allegoria di carattere celebrativo che elogia Maria Luigia e il suo governo. La complessa scena tripartita, ambientata nell'Olimpo, è di chiaro idealismo geometrico. Dei, eroi, ninfe, satiri, muse si radunano sul Parnaso per raccontarsi. Sul lato sinistro del dipinto, un bosco idilliaco è popolato dagli dei e dagli spiriti che configurano virtù e vizi umani. Protagonista della visione è Apollo, che suona la lira, ai cui piedi è accucciato un fiero leone ammansito dalla melodia. Alle sue spalle, in una danza gioiosa ma attenta, volteggiano le tre grazie nei loro verdi veli cangianti, che richiamano i colori della natura circostante. Nascosto dietro un albero, il satiro Marsia, sconfitto da Apollo in una gara di flauto, osserva la scena rancoroso. Sulla destra di Apollo riconosciamo i grandi spiriti della poesia: Pindaro, Ovidio, Omero, Virgilio e Dante, anch'essi rapiti dal suono divino. In basso a sinistra, gli sguardi familiari delle tre muse della scena teatrale, quanto mai significative e simboliche. Taglia, vestita di azzurro, con una maschera fra le mani, rappresenta la piacevolezza della commedia. La solenne Melpomene, vestita di rosso, evoca il sangue della tragedia. Ed Euterpe, sinuosa, in giallo e rosso, in una corrispondenza tra suoni e colori, raffigura la musica nelle due versioni, lirica e drammatica. Sul lato destro, Minerva, in posizione regale, le cui sembianze richiamano idealmente quelle di Maria Luigia, è attorniata dalle allegorie dell'abbondanza, della giustizia e della pace, simboli del buon governo. A breve distanza Ercole, emblema della forza e probabile rimando alla dinastia Farnese,
siede maestoso con a fianco Deianira, sua sposa. Ai piedi di Minerva la civetta, uccello sacro alla dea, simbolo di filosofia e saggezza. Come echi lontani planano sul gruppo le immagini della gloria e dell'immortalità che reggono l'aureola per incoronare la dea. Sullo sfondo una ghirlanda evanescente di fanciulle testimonia il volo delle ore e simboleggia l'eternità del tempo. Sfuma dietro Minerva un corteo di musici e cantori, omaggio riconoscente di un popolo che lei guida e come l'amante della musica. Sotto, in lontananza, sfumata dai vapori dell'alba, il profilo della città di Tebe. Al centro della scena, Pegaso, il cavallo alato appena trattenuto dalle muse, si eleva indomabile verso il pubblico, ricordandoci la responsabilità del pittore che con la sua arte può sollecitare chi guarda alla conquista di nuovi percorsi di vita rivolti all'emancipazione, al progresso e all'indipendenza. L'attenta e rigorosa ricerca del rapporto tra le immagini e i contenuti ci rivela una simbologia pregna di significati che provengono dall'antichità riproposti per far riflettere la società moderna. Fu tale Martini a realizzare una copia del sipario per il Teatro Giovanni Rinaldi di Reggiolo in Emilia. Ma l'eco della bellezza di quest'opera ci porta fino in Argentina, dove nel 1904 lo scenografo Giuseppe Carmignani dipinse una copia per il Teatro dell'Opera di Rosario di Santa Fe, Il trionfo della sabiduria, tutt'oggi visibile. Un'eco vasta, dunque, che ha oltrepassato l'oceano, generata in questo scrigno che è il Teatro Regio di Parma.